Benvenuti o bentornati! Innanzitutto voglio scusarmi per l'assenza un po' prolungata dovuta ad impegni di lavoro e altre cose familiari. Bene, oggi, come vedete, non sono in divisa. Infatti questo è un video un po' diverso dal solito. Non farò una ricetta, ma voglio mostrarvi un accessorio da cucina che mi è stato regalato per la festa del papà dai miei figli. Sto parlando di uno strumento che le aziende alimentari utilizzano per la conservazione dei cibi, mentre in cucina può essere utilizzato per creare degli effetti speciali per stupire i commensali, ma soprattutto per dare un aroma particolare a piatti e alimenti. Come avrete capito già dal titolo, sto parlando dell'affumicatore a freddo. Ce ne sono di più grandi o di più piccoli e portatili. Ma cerchiamo di capire perché si chiama affumicatore a freddo. Ebbene, esistono due metodi principali per affumicare: l'affumicatura a caldo e l'affumicatura a freddo. L'affumicatura a caldo è quella che avviene per esempio all'interno di un barbecue, dove le pietanze vengono inserite nella griglia e durante la cottura vari fumi sprigionati sempre da erbe aromatiche o trucioli di legno affumicano gli alimenti durante la cottura. Nel nostro caso parliamo di affumicatura a freddo, dove la camera di combustione delle erbe aromatiche o dei trucioli di legno è separata dall'alimento. Ed ora vediamo com'è fatto. Quindi nella confezione troviamo il corpo principale, il tubo, poi vediamo a che cosa serve, e qui dei ricambi. Perfetto. Allora, il corpo principale è costituito naturalmente dal vano delle batterie, perché va a batterie, in quanto qui dentro o qui, adesso non so di preciso dove, è collocata una piccola ventola che serve a prelevare il fumo dalla camera di combustione e spingerlo attraverso il tubo nella camera dove è contenuta l'alimento. Io vedo che c'è anche naturalmente un filtro, non so se riuscite a vederlo. C'è un piccolo filtro per evitare che la cenere vada ad ostruire il condotto interno. Qui c'è l'interruttore, ha due velocità addirittura, 1 e 2. A parte bisogna acquistare i legni, questi mi sono sempre stati regalati, i trucioli di legno, ce ne sono di varie grammature, questi sono pacchetti da 50 ml e sono trucioli di olivo, mandorlo, e arancio. I trucioli con un cucchiaino vanno inseriti nella camera di combustione, poi con un fiammifero o un accendino si accende come fosse una pipa. Contemporaneamente si accende l'interruttore
e il fumo passa attraverso la ventola e esce dal tubo che andrà inserito così sicuramente. Allora inserisco le batterie e lo andiamo a provare. Ho inserito 4 batterie stilo e ho montato il tutto inserendolo sotto alla cappa della cucina. Mi raccomando, per affumicare o all'aria aperta o sotto alla cappa, se non volete affumicare poi tutta la casa. Il fumo aspirato dalla ventola passa al tubo che io ho inserito all'interno di un contenitore di plastica e all'estremità opposta ho fatto un altro foro e ho inserito un piccolo tubicino dal quale uscirà poi il fumo. Questo anche perché il fumo deve restare a contatto con l'alimento per un tempo abbastanza lungo, almeno 10-15 minuti. Quindi l'affumicatrice che rimanendo accesa per tutto questo tempo scaricherà il fumo all'interno del contenitore, ma da qualche parte l'aria dovrà uscire. Ecco perché 2 fori. Per questa prima accensione proverò ad affumicare una piccola ricottina. Se siete interessati a questo argomento mettete un like. In un prossimo video vi mostrerò più nello specifico alcune preparazioni con affumicatura da fare in casa. Adesso accendo l'aspiratore, quindi spero non faccia troppo rumore e che riusciate a sentirmi lo stesso. Allora, accendiamo la ventola. Il fumo lo fa, il problema è che il contenitore non sigilla perfettamente, quindi oltre ad uscire diciamo qui dall'uscita esce anche un po' dal bordo del contenitore, ma adesso non lo voglio aprire, però si potrebbe provare a foderare il coperchio con un po' di pellicola trasparente in modo da fare più spessore per vedere se sigilla meglio. Vediamo che succede se spengo. Adesso siamo a velocità 1. Accendiamo. Resta acceso, anche troppo. Allora metto ancora trucioli direttamente sopra, così va benissimo. Dato che c'è la ventola che tira, il tizzone non viene soffocato dai trucioli che cadono sopra, perché la ventola riesce a tirare abbastanza aria. Mi raccomando, non toccate questa parte qui che adesso sarà molto calda.
Bene, lasciamo affumicare e ci rivediamo più tardi per le considerazioni finali. Quindi il suo lavoro lo fa, ha affumicato per circa 10 minuti, la ricotta è rimasta bianca, non possiamo aspettarci di trovare la classica colorazione marroncina dei prodotti affumicati industrialmente, perché lì sicuramente ci sono molte più ore e un fumo molto più intenso. Durante l'affumicatura ho utilizzato la velocità 1, mentre la 2 l'ho usata solo durante l'accensione. Un oggetto simpatico da poter utilizzare in cucina per dare un tocco particolare alle preparazioni. Ringrazio Federico e Leonardo per avermelo regalato e già ho in mente comunque degli upgrade da dover fare per migliorare le sue prestazioni. Magari in un futuro video vi farò vedere che cosa ho in mente. Bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Fumicatrice.